1200 capi, 600 in mungitura, 200 quintali di latte per la bellezza di 40 forme al giorno. Mi trovo in provincia di Modena, esattamente a Formigine, nell'azienda agricola Moscatini, e con noi c'è Carlo Moscatini, naturalmente, che è il titolare dell'azienda. Fra l'altro un'azienda a filiera chiusa, dico bene? Sì. Che cosa vuol dire un'azienda a filiera chiusa? Che noi portiamo il prodotto dalla campagna alla tavola. Quindi facciamo tutta la filiera, dalla produzione dei foraggi, produzione del latte, trasformazione in parmigiano reggiano e vendita in negozio. In questa azienda ci siamo io, mio fratello e Moscatini Ivano, che è il casaro, in più ci sono i miei figli, mia moglie e la nuora anche. Nuora. Io ho potuto assistere per questi 3 giorni che sono stato insieme a voi proprio durante tutta la vita lavorativa dell'azienda, fra l'altro molto impegnativa. Certo. E volevo capire, partendo proprio dalla campagna e arrivare qui dove siamo noi, come si fa a fare questo parmigiano reggiano, insomma. Allora, diciamo che dalla campagna noi partiamo con la semina dell'erba medica. L'erba medica è un foraggio molto proteico che va bene per fare per alimentare le bovine da latte. Oltre alla semina della erba medica seminiamo anche dei miscugli foraggeri, di cui che sono composti di varie leguminose, che c'è dell'oietto, avena e triticale. E questo qui è la base di alimentazione sempre delle bovine. Naturalmente sempre da disciplinare del consorzio Parmigiano Reggiano. Quindi anche dal benessere animale che ho potuto constatare all'interno delle stalle, sì, che conta molto. Noi puntiamo molto al benessere animale, soprattutto perché se le vacche stanno bene, di conseguenza producono un buon latte e abbiamo molti meno problemi di malattie e praticamente anche di uso di farmaci. La mungitura del latte viene fatta 2 volte al giorno, mattina e sera, e con tutte le sue prassi di pre-dipping, post-dipping e tutto quello che vuol fatto per fare una mungitura fatta bene, e poi dopo le vacche tornano libere di mangiare e dormire nei loro posti, tutti curati e puliti tutti i giorni. Le stalle hanno degli impianti per la pulizia delle deiezioni automatici e questo si ritrova tutto nei pozzi neri che lo usiamo per la concimazione dei campi. Perfetto, tutto un circuito chiuso. Ti chiedo soltanto una curiosità, perché tanti se lo domanderanno. Voi avete come razza la bianconera? Sì, il Frisone italiano si chiama. Esatto. Ed è una razza che è incrociata anche con tutte le altre frisone, diciamo, del mondo, perché si usano, usando la fecondazione artificiale, usiamo anche fiale che vengono dall'estero, come in America, Canada, Olanda e via discorrendo. La curiosità è: ma quanti litri di latte fanno queste mucche? Noi abbiamo una media circa dei 34-35 litri al giorno. Quindi fra la prima mungitura e la seconda mungitura una mucca produce circa 32 litri di latte, dico bene? 30, anche un po' di più. Quindi praticamente, trattandole bene, si ottiene un ottimo prodotto, sì, di prima qualità, che poi si trasformerà in parmigiano reggiano. Che dopo, diciamo, dalla stalla noi non abbiamo neanche il trasporto latte, abbiamo un tubo che congiunge la stalla con il caseificio. Il latte arriva direttamente dentro una botte frigo che viene miscelato e poi viene alla sera distribuito nelle vasche di affioramento, sì, e alla mattina il latte appena munto, anche questo passa da una vasca di refrigerazione e viene messo in caldaia e si fa il formaggio appena munto. Quindi io sono venuto presto la mattina insieme a voi e ho visto proprio la spillatura quando vengono riempite queste caldaie, che sono talmente grandi che ci stanno un bel po' di litri, da quel che ho potuto capire. Ci stanno 10 quintali di latte ogni caldaia. Ho visto che hai preparato il siero innesto. Sì. Il siero innesto, da quel che ho capito, è praticamente il rimanente liquido che c'è nella caldaia una volta prodotto il parmigiano reggiano, sì, che viene conservato dentro a una fermentiera, fa dei cicli di caldo e freddo in maniera da mantenere la carica batterica alta o giusta. Diciamo che durante la notte questo processo ci sono dentro dei batteri che si moltiplicano esponenzialmente e si arriva che questo siero innesto alla mattina del giorno dopo, quando è ora di fare il parmigiano, ci sono dentro tutti questi fermenti lattici che ti danno i profumi, molti colori, molti sapori, diciamo, più che altro,
al parmigiano reggiano e ti stabilizza l'acidità della caldaia. Quindi è una cosa importantissima il siero innesto, importantissimo. e senza del siero innesto il parmigiano non viene. E difatti la cosa principale è avere un siero innesto buono. Noi tutte le mattine proviamo l'SH, che è l'acidità. Se è dei valori normali lo usiamo, se dei valori non normali usiamo quello di un'altra fermentiera. Quindi una volta deciso che il siero innesto vada bene, la caldaia si è riempita con le vasche di affioramento, si dice così, Sì. le vasche di affioramento, viene tolto il tappo, dal di sotto esce il latte e va a riempire le caldaie, e di sopra rimane la panna che viene messa da parte per poi fare il burro, Sì. che questa è un'altra lavorazione che Sì. magari vedremo un'altra volta. Quindi metà latte del giorno prima e metà latte del mattino che viene messo direttamente in dentro caldaia appena munto. Poi dopo comincia la lavorazione. Come abbiamo detto, il latte del parmigiano non deve scendere sotto ai 18 gradi centigradi. Si comincia a scaldare, si mette il siero innesto e si comincia a scaldare fino a 33, 33,8, 34 gradi centigradi. Si parla di gradi centigradi. Quando si è finito di mettere il siero innesto si mescola bene in caldaia, finito di mescolare si mette il caglio, sempre alla stessa temperatura. Si miscela bene, il caglio diciamo è una polverina che ce ne vanno circa 20 grammi, 30 grammi, dipende da che uno come fa la lavorazione. pochissimo caglio, perché è molto concentrato, e questo caglio è naturale, non è un caglio vegetale o chimico, naturale, è un enzima che viene ricavato dai vitelli. Quando vanno al macello dentro agli stomaci c'è questo enzima, viene ricavato e si fa il caglio. Diciamo che i principali 3 ingredienti del parmigiano sono il latte, il caglio e sale. Non ci sono altri ingredienti, che quello ripasseremo poi quando andiamo in Saramosa. quindi questo caglio aiuta a far coagulare il latte e lo fa diventare cagliata, insomma. Sì, lo fa diventare una cagliata. Questa cagliata ha una consistenza tipo di una panna cotta e più sta lì più diventa dura. Con la mano del casaro sente la consistenza di questa cagliata. Importantissima la mano del casaro. Questa. Quando questa cagliata è la consistenza giusta viene rotta con uno spino, si chiama spino, è un attrezzo che rompe la cagliata in tutti i pezzettini grossi come un grano di mais. Quando si è fatto questa operazione, prima a mano e poi con lo spino automatico, diciamo che comincia la cottura, che anche questa è una cosa molto delicata. Si comincia ad aprire il fuoco perché le caldaie hanno un'intercapedine che li passa il vapore. Con questo vapore riusciamo a scaldare questa cagliata. Scaldiamo questa cagliata fino a 55 gradi centigradi. Diciamo che il fuoco, che è poi il vapore in questo caso, la temperatura bisogna aumentarla gradualmente in base a come reagisce la cagliata. Se la cagliata reagisce che si riassoda molto velocemente bisogna andare piano col fuoco, se si riassoda lentamente bisogna andare un po' più forte, bisogna stare attenti di fare una cagliata omogenea. Quindi una volta cotto questa cagliata, questa cagliata si ferma tutto, si lascia depositare in fondo della caldaia. Questa cagliata sta in fondo circa un'ora, dopo un'ora con una pala di legno si tira su e si fa un sacco con una tela di lino. Questo sacco ci sono dentro circa 90 kg di cagliata e dopo viene tagliata a metà e si fanno 2 forme circa di 45-46 kg. Fresche si parla. quindi praticamente specifico un pochettino, certo. Questo caglio, questa cagliata che è tutta sbriciolata, chicchi di riso, grandezza di chicchi di riso, precipita sul fondo della caldaia, si va a compattare formando un'unica massa. Da circa 90 kg, quindi anche lì è abbastanza importante, è molto pesante, insomma. Quindi con questa pala si va ad alzare dal fondo della caldaia. Fortunatamente c'è ancora tutto il siero sopra, quindi un po' galleggia, quindi ti aiuta a venire su. Quando è su si va sotto, si prendono 2 bastoni per tenere in mano la tela e poi che vedrete poi come si fa, e poi questa tela grande da 90 kg viene tagliata in 2, si fanno 2 forme, si chiamano 2 forme gemelle. Perfetto. Che sono diventeranno poi circa 45-46 kg in base al peso della cagliata. Dopo con un attrezzo, tipo un carro ponte, vengono tirate su dalla caldaia e messe dentro agli stampi, alle forme, diciamo, che gli dà la forma classica del parmigiano reggiano di plastica. Una prima forma che abbiamo visto che sono quelle di Teflon di plastica, dove inizia a prendere la forma, diciamo, e poi ho visto che viene appoggiato questo peso. Sì, questo qui diciamo che è un peso che serve per schiacciare, perché soprattutto il primo giorno serve per far uscire il siero, perché dentro questa cagliata è ancora piena di siero. Ricca di siero. Si mette dentro queste forme di Teflon,
che gli danno la forma della rotondezza e dell'altezza. E ogni 2 ore e mezzo, 3 ore, dipende il ciclo che un casaro fa, le vanno voltate per fare in modo che i piatti non si scaldino e non si raffreddano troppo e non stiano sempre in mezzo al siero. Si vanno voltate in modo che il siero venga fuori. Quando è uscito tutto il siero, diciamo, alla sera si parla verso le 8:30, così, quando è finito tutte le voltature, si tirano via la tela di lino che c'è stata tutto il giorno e si mette la fasciera di plastica con le scritte Parmigiano Reggiano. Con i dati del caseificio. Con i dati del caseificio, che c'è, come potete vedere, che sono questi dati qua. C'è il nostro numero del caseificio, 1120. 1120, importante. Poi c'è questa placca che non ha questo marchio, è bianca. E poi c'è la data del mese e in più dopo c'è anche il bollo CE che da questa parte dovrebbe essere qua. In più c'è anche una placca di caseina sopra le forme, come si può vedere in questo caso. Questa è una forma di 5 anni, quindi si vede un po' male perché 5 anni che si volta e si pulisce, comunque si vede ancora bene. È un codice QR. Un QR che uno con questo codice risale a in che caldaia è stata fatta e in che giorno è stata fatta. Tutto per la tracciabilità del Parmigiano Reggiano. Allora, ritorniamo alla nostra fasciera. Viene messa questa fasciera che lascia impresso la scritta Parmigiano Reggiano attorno alla forma e rimane lì tutta la notte. L'indomani, alla mattina del giorno dopo, tiriamo via questa fasciera e mettiamo una fasciera di ferro. La fasciera di ferro serve per dare la bombatura alle forme. Si lasciano 2 giorni ancora sopra gli spersori, in sala aspersori. Dopo 2 giorni le forme vanno messe in salamoia, acqua e sale. Quindi ho visto questi bei carrelli che contengono questi armadi, diciamo, che contengono 20 forme, sì, tirate su con il carro ponte e inserite in queste vasche di acqua satura di sale. Sì, satura. Adesso io non so la percentuale. Satura, perché finché se ne scioglie, vuol dire che se ne mette del sale finché se ne scioglie. Quando satura non si scioglie più il sale. Quando satura, quindi vengono messe a mollo e da quel che ho capito rimangono dentro 20 giorni. 20 giorni. Dopo 20 giorni vengono tirate su, mette a sgocciolare e il giorno dopo, quando sono asciutte, si mettono in magazzino. Potete vedere in queste scalere qua alle mie spalle. Adesso queste qui hanno già queste qua hanno un po' di tempo, perché come potete vedere c'è la data, però le forme quando vengono su dal sale sono bianche, poi dopo pian piano la pelle diventa sempre più, si ossida e diventa sempre più gialla e più scura. La pelle non ha coloranti, conservanti, niente, e si può benissimo mangiare. Quando sono sopra queste asce, diciamo, devono stare qui un anno. Per un anno, anche se c'è la scritta Parmigiano Reggiano, non è Parmigiano Reggiano, perché il giorno in cui viene il consorzio a batterle, da lì diventa Parmigiano Reggiano, ha un anno di età. E su queste scalere vanno voltate e pulite e spazzolate tutte in media ogni 15 giorni. Le fresche un po' più spesso e le stagionate un po' più, però la media è ogni 15 giorni. Allora, abbiamo parlato di battitura, perché sì, è una parola che è conosciuta, però magari non tutti sanno cosa vuol dire. Certo. Infatti noi qui abbiamo proprio un banchetto da battitura, sì, e in mano tu hai il martelletto, diciamo, quello che usano i battitori del consorzio. È simile a questo. Quindi loro vengono, le forme vengono prese giù dalle scalere, ci si va di fianco con questo banchetto qua, vengono appoggiate tutte una a una, non è che si fa campione, tutte una a una su questo banchetto qua. Il consorzio dà 2 colpi qua e poi con alcuni colpi, tramite il rumore che si sente nella battitura, sanno dire se la forma è buona o se dentro ha dei vuoti, degli strappi o delle crepe. L'esperienza che hanno è, diciamo, incalcolabile, che è superiore a qualunque altro casaro, anche se vogliamo molti casari, perché loro lo fanno tutto il giorno, solo quel lavoro lì. La battitura. Dopo che cosa avviene? La forma viene dichiarata di prima scelta? Viene dichiarata di prima scelta, di seconda scelta o di terza scelta. La prima scelta viene messo il marchio a fuoco. La seconda scelta viene rigata e la terza scelta viene sbiancata con una macchina tipo un tornio, ti viene messa dentro e tirato via le scritte Parmigiano Reggiano. E da quel momento lì quelle forme lì non si possono più vendere col nome Parmigiano Reggiano. Quindi voglio fare un appunto. Se sui banchi del mercato vi vendono del Parmigiano Reggiano, che vedete che sulla crosta ci sono delle righe, non compratelo per prima scelta, ok? Bene, era solo un appunto. Dopo, da quel giorno lì diventa Parmigiano Reggiano, dal 12° mese avanti, e noi siamo liberi di venderlo o tagliarlo nel nostro negozio come meglio crediamo. Comunque come minimo 12 mesi. Minimo 12 mesi. 12 mesi inizia a essere un formaggio da pasteggio. Da pasteggio. Quindi vuol dire da mangiare a tavola come
non voglio dire un pecorino, però da mangiare, no, da mangiare a tavola, da anche mettere la minestra in brodo, da fare tante cose come da mangiare tutti i giorni. Invece nella stagionatura a 24 mesi diciamo è un po' più duro e si riesce a fare sulla pasta. Grattugiare, Grattugiare, insomma, formaggio da grattugiare. Noi poi ho visto che anche noi voi facciamo paste ripiene, usiamo tutti dei formaggi da 24-36 mesi nei tortelloni, nei tortellini anche, usiamo tutta roba stagionata da 36 mesi perché ce ne va meno e dà più sapore. Ho visto che nello spaccio avete anche i tortellini fatti a mano. Certo. Nel passare qua in magazzino sono passato dal laboratorio dove ci sono delle signore che chiudono i tortellini a mano, rigorosamente a mano. E tanta roba. Poi trovate magari tutto anche, come dicevo, nello spazio online. Quindi una volta che sono qua sulle scalere, si chiamano così, l'unica cosa che devono fare è mantenere una temperatura costante, che qua dentro sento che c'è, che circa 22 gradi, no? Circa dai 20-22 gradi. 20-22 gradi. Estate e inverno. Estate e inverno, quindi costante. E durante i giorni, durante le settimane sono da rivoltare e spazzolare. Adesso io ho visto che voi qua avete dei robot. Sì, abbiamo delle macchine che noi le chiamiamo robot che ci danno una mano a voltarle e a spazzolarle. Poi dopo sono pronte per la commercializzazione. Per la commercializzazione. Diciamo che anche il parmigiano reggiano nella stagionatura abbiamo delle trasformazioni. Che il parmigiano reggiano, come voi sapete, non contiene lattosio in nessuno stadio, nel 12 mesi, nel 24 nel 36. Esatto, è una cosa che mi piace fare chiarezza. È proprio... Perché il lattosio è uno zucchero e nelle prime fasi di lavorazione, quando è ancora lì la forte acidità che ha queste forme, questo zucchero viene trasformato e dopo non c'è più. Quindi... E poi abbiamo anche le proteine del parmigiano e del latte, diciamo, che vengono trasformate in amminoacidi, che sono quei granellini bianchi che troviamo dentro, che più è stagionato più si ingrandiscono, perché queste proteine continuano in tutta la fase di stagionatura a trasformarsi in amminoacidi. Quindi è vivo il parmigiano? È vivo. E poi un'altra cosa che ha è che cala, il calo peso, che il calo peso è un 5% in media l'anno. Il primo anno un po' di più e poi più si stagiona sempre un po' meno. Se voi guardate una forma come questa qua che abbiamo sotto, che ha 5 anni, vedete che è una forma che sarà 35, 34, 35 kg ed è partita, come vi dicevo prima, 45-46 kg. Nella stagionatura cala questa percentuale qua. Questo qua è dalla sudatura? Sì, perché quando le forme stanno su qua sopra, oltre a sudare, quindi venire fuori dei grassi, viene fuori anche una buona parte di acqua, quindi viene sempre più concentrato e poi cambiano, diciamo, anche il sapore, perché dopo, quando le forme si stagionano, fino a 24 mesi sentiamo dei profumi, dei sapori di latte, di yogurt, di proprio formaggio, come il classico formaggio, e nella stagionatura dopo i sapori cambiano, diventano tipo frutta secca, tipo di noci, castagne, noccioline, in base al tipo di lavorazione che uno ha tenuto in caldaia. Esatto. Beh, complimenti, perché è veramente un'azienda bellissima, tenuta benissimo e da invidia proprio. Comunque, facciamo il possibile. Comunque avete visto, quando mangiate un pezzettino di parmigiano reggiano, che storia c'è dietro, quanto tempo e quanta passione ci vogliono per arrivare a un risultato del genere. L'azienda ha uno shop online, ve l'ho detto anche all'inizio del video, dove potete trovare un sacco di prodotti. Fra l'altro hanno anche le baby forme di formaggio che fanno loro, con la stessa procedura del parmigiano reggiano, solo che sono 5 kg e non si possono chiamare assolutamente parmigiano reggiano, perché essendoci il disciplinare, le forme non possono essere di quelle dimensioni. Queste qui noi le facciamo soprattutto quando uno deve fare dei regali, oppure vengono tagliate a metà, anche uno va a una cena, un regalo un po' originale e molto che la bello. gente, molte lo prendono volentieri perché è molto buono e molto pratico. Infatti ho già chiesto, sapete che io sono un amante del formaggio, mi piace fare le mie prove, mi hanno invitato quando le faranno a fare una baby forma, ma questo si vedrà, dico bene. Certo. Intanto grazie per l'invito. Grazie per l'invito proprio a visitare l'azienda. E allora visitate lo shop, dove trovate parmigiano reggiano, tante altre cose, hanno anche pasta fresca, aceto balsamico, ho visto, certo, perché qua abbiamo anche la nostra acetaia, che se uno vuole visitare si può anche visitare. Questa azienda si può anche fare dei tour e venirle a visitare
telefonando e prendendo l'appuntamento si possono fare anche le degustazioni di 3 stagionature, 4 stagionature di alcuni dei nostri prodotti, come vi mettete d'accordo quando fate la prenotazione. Non sapete dove andare a cena, ritorniamo a rinnovare l'invito, i nostri 2 ristoranti, Agriturismo del Papa a Pozza di Maranello e La Riserva a Casalgrande, in via Collatore. Va bene, allora io vengo a mangiare in tutte e 2 poi adesso. Va bene, Ok. questo sarà fatto. Faremo un video, anche lì faremo un video. Va bene, affare fatto. Va bene, allora un saluto, ringrazio Carlo Moscatini che ci ha presentato la sua azienda, ci ha fatto vedere, ci ha spiegato, ci ha raccontato proprio la magia del parmigiano reggiano nella sua azienda. Sono invitato per fare qualcos'altro, ho visto che anche magari abbiamo parlato dell'acetaia, anche io avendo la mia acetaia sono molto amante della cosa, quindi Noi si ogni può volta che organizzare. nasce un bambino facciamo un'acetaia. È una tradizione modenese. Mio fratello ha un bimbo di 1 anno e mezzo e è nato il 22 del 2 del 22 e ha già la sua batteria. Perfetto, quando E arriva fra un a po' 20 anni nasce un mio nipote e faremo un'altra batteria. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che questa azienda è stata fondata da mio padre e da mia madre. Da mio padre Moscatini Gino e da mia madre Giovanardi Gina. E mi sembra questa giusto anche era sottolinearlo, anche perché prima ho parlato dei tortellini e ho visto proprio la mamma Sì. che era una macchinetta a chiuderli a mano. Fantastico. Perfetto. Allora vi salutiamo, direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Mi raccomando, commentate, andate a visitare lo shop, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Bene, arrivederci a tutti.